Era alto, massiccio, aveva i capelli lunghi, non era vivo. Camminava su questa terra da più di 1000 anni. Nessuno lo aveva mai riconosciuto. Lui era un'entità, non una cosa, non una persona, non un animale. Era qualcos'altro, qualcosa che vagava su questa terra dall'alba dei tempi. Non aveva coscienza, non aveva un'anima. La sua forma era umana e come tale si aggirava tra la gente, prendendo 1000 forme diverse. Poteva essere un distinto uomo d'affari oppure un ramingo derelitto della società che si nascondeva tra gli anfratti delle metropoli. Oggi era lì, pronto a esercitare la sua influenza oscura. Dietro le quinte osservava con attenzione quell'uomo giovane dai capelli biondi lunghi, con un giubbotto di pelle nera. Tutti quelli che passavano lo guardavano con ammirazione e rispetto. Era un cantante famoso. Davanti a un palco immenso c'erano migliaia di persone, 20.000, forse 30.000. Lo studiava. Cercava persone come lui, persone seguite, persone capaci di attirare folle disposte a tutto pur di sentire una voce. Era la preda perfetta. Lo osservava nascosto, seduto dietro una cassa, per quanto la sua mole glielo permettesse. Il giovane parlava con tutti. Rideva, si atteggiava. Sì, perfetto. Le donne lo guardavano con occhi languidi e talvolta piangevano, altre volte urlavano. Gli uomini ascoltano sempre chi ha successo con le donne. Si alzò. Lui si voltò, incuriosito da quella sagoma poderosa. Gli fece un cenno con 2 dita, un cenno che aveva fatto nei millenni a centinaia di persone. L'altro sorrise e incredibilmente si diresse nella sua direzione. Per un attimo tutti smisero inspiegabilmente di guardarlo, fino a quando sparì dietro una grossa cassa e si avvicinò a quell'uomo alto e massiccio. I 2 si dissero qualcosa. Il gigante gli mise una mano sulla spalla e avvicinò la bocca all'orecchio dell'altro, sussurrando parole antiche. La faccia del giovane divenne pallida, gli occhi tremanti. Il sorriso compiaciuto sparì, lasciando spazio a un ghigno indecifrabile. Poi si voltò e si diresse verso il punto in cui era prima. Quando riapparve, tutti ricominciarono a guardarlo. Aveva ripreso colore, ma non era più lo stesso. C'era qualcosa nei suoi occhi, nei movimenti. Il suo sguardo era diventato ancora più magnetico di prima. I suoi modi erano ora misteriosamente decisi e risoluti, come se avesse preso consapevolezza di qualcosa al di là dell'umana comprensione. Il gigante se ne andò. Il giovane raggiunse il centro del palco. Il batterista sbatté 4 volte le bacchette una contro l'altra. Il grande prato fu investito da un muro sonoro imponente. Le vibrazioni attraversavano il terreno, risalivano lungo le gambe del pubblico, si infilavano nelle ossa come un brivido caldo e incessante. L'aria stessa sembrava tremare, densa, quasi liquida, insinuandosi in quei corpi che si dimenavano come se fossero posseduti. Il giovane prese il microfono. La sua voce era incredibilmente brillante e penetrante. Ma c'era qualcosa di più.
Ogni nota sembrava sfiorare direttamente l'interno del cranio di ognuno di quei forsennati spettatori, come dita invisibili che accarezzavano i pensieri appropriandosene. Non era solo suono, era una presenza che si spargeva in quel preciso istante. Il pubblico era estasiato e ipnotizzato da una tale forza. Tutti urlavano in preda quasi al delirio. C'erano ragazze che svenivano ed energumeni che si agitavano scontrandosi gli uni contro gli altri. Quella voce aveva qualcosa di nuovo, un'intonazione particolare, una vibrazione che entrava in sintonia con le anime profonde dei presenti. Ad un certo punto il cantante ebbe la consapevolezza che stava plasmando le anime di quel pubblico completamente soggiogato. Non li stava più intrattenendo, li stava usando. Migliaia di menti si piegavano alla stessa frequenza, come corde tirate fino a vibrare all'unisono. I loro occhi erano aperti, ma dietro non c'era più resistenza. Quella frenesia aveva contagiato anche i musicisti, che suonavano in uno stato alterato di coscienza, raggiungendo livelli artistici a cui non si erano mai nemmeno avvicinati. A un certo punto iniziarono a suonare una canzone che nessuno di loro conosceva. Il gigante era ormai lontano, ma sentiva quella musica. Era la sua musica e proveniva direttamente dalla sua anima. Lui era il burattinaio. Ormai il giovane era suo e lo erano anche tutti gli altri. Aveva stabilito una connessione con ognuno di loro senza che nessuno se ne fosse accorto. Non c'era stato dolore, non c'era stata resistenza, solo una vibrazione che si era fatta largo dentro ognuno di loro. E dall'altra parte c'era lui. Il concerto continuava, le luci si muovevano, la folla urlava, i corpi saltavano all'unisono. Tutto sembrava esattamente come prima, ma non lo era. Aveva stabilito una connessione. Era entrato nelle loro menti e nelle loro anime. Aveva deposto una sorta di piccolo uovo da cui sarebbe nata una larva fatta della sua stessa materia. Una larva che sarebbe cresciuta e sarebbe rimasta in contatto con la sua essenza primigenia. Attraverso quel rito pagano collettivo, attraverso la musica, attraverso quella forma d'arte così pervasiva, li aveva infettati tutti. Aveva creato una sorta di serratura in ognuno di loro e lui era la chiave. In ogni momento, se lo avesse voluto, avrebbe potuto aprire quella porta e manipolare quelle menti inferiori. Lui non era come loro. Lui non era vivo. Non era una persona e non era una cosa. Era di più e da qualche parte nell'infinito universo ci doveva essere qualcun altro come lui. Non poteva essere l'unico. Prima o poi i suoi simili sarebbero arrivati. Prima o poi avrebbero capito di aver fatto uno sbaglio. Per questo voleva controllare le menti di tutti quegli esseri umani. Un giorno la sua gente sarebbe tornata e quando sarebbero arrivati, lui avrebbe avuto un dono pronto per loro. Si era convinto che fosse andata così. Doveva essere stato abbandonato. Non ricordava perché. Quando avrebbe incontrato il suo popolo, sarebbe stato in grado di offrire loro un dono. E più grande sarebbe stato il dono, più facilmente loro lo avrebbero riaccolto. Lui avrebbe donato loro la cosa più grande che aveva da offrire.
questo mondo. Avrebbe consegnato loro il controllo dell'umanità intera. Quello era il suo dono. Loro sarebbero venuti. Gli antichi sarebbero tornati. Ne era sicuro. Li aspettava. E quando lo avrebbero fatto, lui sarebbe stato pronto e la sua gente lo avrebbe ripreso con loro.